Buongiorno a tutti amici. A 3 ore da Capo Nord si trova Alta. Adesso facciamo 20 minuti di camper e ci riparcheggiamo sempre in direzione di Capo Nord. Un altro spiazzo di fronte al mare. Vorrei un posto dove non ci sono le montagne davanti per vedere il sole di mezzanotte. 28 km. Mi piacerebbe trovare un posto un po' tranquillo, poco isolato, dove riuscire a fare anche un barbecue. La giornata è bellissima. Abbiamo trovato il nostro bel posticino che è a un paio di chilometri da lì, ma neanche. Siamo in riva al mare, un posto molto bello. Abbiamo il nostro pezzettino di spiaggia, che non è proprio spiaggia, però comunque siamo sul mare. Ma non so se riusciremo a fare un barbecue perché il vento arriva proprio da dietro di me. Ma non penso ci darà problemi. Adesso È partito tipo un sasso. Adesso è ora delle pulizie, stiamo battendo i tappeti, passiamo l'aspirapolvere, Rita si allena qua fuori. Non siamo più riusciti a allenarci da un sacco di tempo, pioveva sempre. Oggi è prima bella giornata. Presto riscendiamo un po' più a sud dove troveremo un po' di caldo e di sole. Sono le 11:30, Rita ha finito di allenarsi. Abbiamo messo il camper in questa posizione perché siamo riparati dal vento che arriva qui dietro dal mare. E invece qui dietro il camper col sole in faccia stiamo da Dio. Adesso tiriamo fuori tavoli, sedie, barbecue e ci facciamo una bisteccona che ho comprato enorme l'altro giorno. Questa è a casa sua. Sorreggi il portellone dietro. Oh, perfetto. No, ci sono. Il mio cappellino ha sorretto il portellone. Siccome la bomboletta del cannello che usiamo per accendere ogni volta il fuoco sta finendo, papà mi ha mandato a vedere se ce n'è un'altra. Direi che va bene. La bomboletta c'è. Comunque finalmente ci godiamo un po' di sole, eh? Ci vuole? Finalmente, sì, un po' di Quanto sole. ci manca? Pioggia tutti i giorni, ci manca troppo. Guardate, all'aria aperta, un barbecue, 2 raggi di sole. Siamo bianchi come cadaveri. Ci rifaremo presto, Ah sì, molto presto. molto presto. Ma dopo, adesso la tolgo dal frigo e la faccio scaldare. Apriamo il fuoco e siamo pronti anche oggi ragazzi per grigliare. Grigliamo a 300 km da Capo Nord. Che non manchino mai le nostre melanzane. Ogni barbecue ci sarà qualsiasi cosa da arrostire, ma le melanzane sono obbligatorie. Poi piacciono moltissimo a dado, quindi le facciamo. Poi 2 zucchine, le stiamo mettendo. Le melanzane sono quasi pronte. E poi ci mettiamo la carne. È mezzogiorno e mezzo, quarto d'ora neanche e ci sediamo a tavola. Vino fresco, sole caldo. Rita prenderà sicuramente un'oretta di sole qua fuori. Sì.
raccogliamo e poi andiamo di bistecchina. 1, 2 e 3. E adesso apriamo questa. 1,994 kg. 1 chilo spaccato. Ah, bravo. Non è che ti spegne il fuoco per sta roba. No. Poi questa gliela mettiamo dopo. Ok. Spettacolo, spettacolo! Madonna. Bene ragazzi, bisteccona pronta, melanzane, zucchine, la bistecca è perfetta, sembra umida all'interno. Andiamo a prendere il vino, va bene? Poi se vogliamo mettere altre 2 bistecchine, ancora un po' di carbonella ce l'abbiamo. Buon pranzo a tutti amici, noi ci difendiamo così Dado, Te l'abbiamo già spiegato da cosa ci difendiamo e non lo ripetiamo più. Salute! Cin cin. Questo è il nostro pranzetto. Non è male. Quindi si ritira e si fanno un altro po' di chilometri. Prima i servizi in un'area sosta qua gratuiti, in un punto gratuito. E poi si prosegue verso Capo Nord, Verso la nostra meta. 14 minuti, 19 km e facciamo i servizi. Poi ci riparcheggeremo. Ormai manca davvero poco a Capo Nord ragazzi. Non dico che è stata dura perché non ce la siamo fatta a piedi, però chilometri ne abbiamo fatti Comunque di positivo in Norvegia che queste aree gratuite ci sono. Carico e scarico gratuito, perfetto. Cassetta e acqua. Quanti serbatoi hai fatto Rigia? Questo è il secondo. Quindi dobbiamo fare ancora questo. Sì, questo dovrebbe essere quasi pieno, però non è un po'. E per sdebitarci ovviamente come sempre facciamo il pieno di gasolio. Tra l'altro è anche un buon prezzo, a 21 e qualcosa, forse 21,19. Va bene per essere così a nord. Servizi fatti, 29 minuti e ci parcheggiamo per la notte. E comunque mancano ancora 3 ore e 48 minuti a Capo Nord. Sembra sempre vicino ed è sempre più lontano. Superiamo anche alta, 3 ore e 17 minuti a Capo Nord, 229 km. Ciseusu, Gumpaggiusu. 200 km spaccati a Nord Cap. Adesso che quasi ci sono, mi dispiace anche arrivarci subito. Forse tagliamo e facciamo qualcos'altro, visitiamo qualcos'altro, poi ci avviciniamo. Anche oggi 2 orette di guida me ne sono fatte, ormai siamo molto vicini a Capo Nord. Però prima di visitare Capo Nord c'è l'arco geodetico di Struve, patrimonio dell'umanità.
a 4 punti di misurazione nella lista del patrimonio mondiale in Norvegia. Manca un'oretta a questo sito, lo visitiamo e poi andremo a Capo Nord. Però adesso ci riposiamo un pochettino. Sì. Sempre a leggere. Un po' di relax. Cosa stai leggendo? Un libro di Wilbur Smith. Come si intitola? Non mi ricordo. Sono le 7:10, tra un pochettino poi organizziamo la cena e siamo sempre più a nord, quindi dovremo riuscire a vedere anche il sole di mezzanotte. Se non riusciamo a vederlo oggi lo vedremo più avanti quando saremo a Capo Nord. Però ci proviamo a farvelo vedere. Poco dei giorni. Salmone norvegese. È buono come l'hai fatto, forse mi sono sporcato le dita. Succhiatele. Abbiamo preso 2 orette di sole stamattina. Invece ha un pochino E scioccato. sì, a me sì. Mi fa venire mal di testa perché non sono più abituato. Prima stavamo ore, giorni al sole, ma adesso siamo sbiancati e quindi quando prendo un po' di sole quasi mal di testa. Abbiamo e poi è forte. il colorito norvegese. E poi è forte. Sì, è fortissimo. All'ora sì. di pranzo era proprio Sì. fortissimo. Potente. Bene, Rita, grazie per la Buona cena. cena a Va tutti. bene. Ci vediamo domani, amici, come vi ho detto, per andare a vedere questo punto patrimonio dell'umanità e poi continueremo verso Capo Nord. Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte. Buongiorno. Buongiorno, amici. Dormito di beep. Veramente di merda. Questo parcheggio è infestato dalle zanzare. Abbiamo trascorso la notte ammazzando zanzare col ronzio nelle orecchie. Guardate la faccia, sono gonfissimo. Poi questa cisti che ho qua nel naso, che devo far controllare al più presto appena scendo, si è infiammata, forse poggiando gli occhiali mi fa malissimo e si sta anche gonfiando. Bisogna farla controllare. Vabbè, comunque, tutte le difficoltà e i problemi che si affrontano nella vita e nel viaggio. Detto questo, abbiamo 1 ora e 28 minuti per arrivare, come vi ho detto prima, all'arco geodetrico di Struve. Ve ne ho parlato ieri. Non sto scherzando, stanotte avremo ammazzato, tra stanotte e stamattina, 60 zanzare le abbiamo ammazzate. Abbiamo la mansarda. Abbiamo la mansarda tutta macchiata di sangue. Quanti motociclisti ho visto in questo viaggio non avete un'idea. L'ho sempre sentito dire che era la meta dei motociclisti raggiungere Capo Nord, ma non mi sarei mai aspettato di vederne così tanti. Anche adesso abbiamo incrociato una carovana di 20, tutti con motoroni grossi, il GS, tanti GS, Africa Twin, tante motostradali, Harley, ma soprattutto GS. E comunque ripiove, piove di nuovo, ma noi ci muoviamo e riniziamo a scendere, non ne possiamo già più, guardate. Qui alla nostra destra, sui monti, su queste colline, vedete, ci sono tanti villaggi, ci sono tante case. Io mi chiedo, e se qualcuno di voi sa rispondermi, sa darmi una risposta, come facciano a vivere, cioè come si procurano gli alimenti, cioè, io non capisco come si possa vivere qui, e soprattutto in inverno, quando sarà tutto ghiacciato, sarà pieno di neve. Cioè la spesa, il pane, i vari viveri, ma anche solo come faranno i servizi, cioè butteranno tutto in giro. Mica ci saranno fogne, non ci sarà niente. Questi vivono, non lo so, non me lo spiego. Per Capo Nord dovremo girare a destra, ma vi ho promesso di portarvi all'arco geodetico di Struve, che è patrimonio dell'umanità. Praticamente serviva per determinare le esatte forme e dimensioni della Terra. Ne approfittiamo e ci votiamo anche la cassetta. Qui in Norvegia è pieno di queste aree gratuite, vedete? Queste.
È veramente difficile venire qui e riuscire a farvi vedere i posti, farvi vedere tante cose della Norvegia. Il tempo è sempre questo, ragazzi, sempre. Paradossalmente si potrebbe filmare molto di più in inverno, quando non nevica e il cielo è sereno, fa delle bellissime giornate, ma in questo periodo piove tutti i giorni. Siamo quasi alla fine noi e adesso visitiamo questo sito patrimonio dell'umanità, poi visitiamo Capo Nord e poi iniziamo a scendere dalla Svezia. Attraversiamo questo paesino, 4 case, si chiama Akkarfjord. Da tanto tempo che non vedevamo una città e adesso ci siamo. È una città dove partono sicuramente anche le crociere per i fiordi, ce n'è 2 ormeggiate e si chiama Ammerfe con la E finale. Davvero da tanto, è da Oslo che non vedevamo una grande città con palazzi, abbiamo fatto solo montagne, fiordi e piccoli gruppi di case, piccoli agglomerati. Carburante il più caro mai visto in Norvegia, 24,24 il diesel, tipo 2,30 euro, 2,25 euro, chissà. Ci siamo, ragazzi, sono arrivato anche qui, adesso scendo e vi faccio vedere questo meridiano. E comunque un paio di mesi fa ho filmato il punto più a sud di tutta Europa e tra un po' siamo nel punto più a nord di tutta Europa, e negli anni passati siamo stati anche nel punto più a ovest di tutta Europa, ci manca est. Diciamo che qualche chilometro l'abbiamo fatto per essere al punto più a sud d'Europa qualche mese fa e nel punto più a nord d'Europa adesso. Vedete, era un meridiano che separava appunto la terra in 2. Dado, stai diventando un professionista di meridiani, di... Certo. Certo, Prima stavo dicendo ai nostri amici che ci seguono che qualche mese fa eravamo alle Canarie e abbiamo visitato io e te lo ricordi, in quella giornata ventosissima non riuscivamo neanche a ritornare al camper. Abbiamo visitato l'antico meridiano zero. Sì, me lo ricordo. Questo sito è patrimonio dell'UNESCO. Vediamo di leggervi qualcosa. 1078 metri sopra il livello del mare. È l'arco meridiano più alto di Struves e ha rappresentato una sfida per i geometri. 1846-47. Vento, mancanza di visibilità e freddo hanno causato problemi e sono stati necessari diversi tentativi prima di poter effettuare le misurazioni. Struve è stato iscritto nel 2005 nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come primo oggetto culturale tecnico-scientifico. Adesso ti manca il punto più a est. Vabbè, il punto più a nord non l'abbiamo ancora visto. Lo visitiamo domani o sì, domani. Il punto più a sud ci sei stato, Il punto più a ovest ci sei stato, a nord domani, a est andrai da solo. Io Vabbè, ho fatto già tanto, sì, andrai da solo quando sarai più grande. va bene. Guardate che belle queste panchine, solo che sono zuppe adesso, direzionabili, orientabili. Adesso ci mangiamo un paio di patatine fritte, qualche bastoncino di pesce, un po' di pasta, poi il riposino perché vi ho detto che non ho chiuso occhio, c'erano 60 zanzare, forse di più. Abbiamo continuato a ammazzarne anche stamattina. Qui a nord si
sicuramente le condizioni sono più favorevoli per loro, perché a sud zanzare in Norvegia non ne abbiamo visto, ma qua a nord è infestato. Vabbè, buon pranzo a tutti amici, ci vediamo dopo. Sono le 4 amici, siamo pronti per l'ultimo atto, si va a Capo Nord. 3 ore di guida, gli ultimi chilometri, ne ho fatto 5.000 negli ultimi giorni, sono anche stanco. Adesso 3 ore e mezzo di guida e possiamo finalmente vedere Capo Nord e speriamo di poter vedere stanotte anche il sole di mezzanotte. Il tempo non è dei migliori, quindi dobbiamo sperare che non sia coperto. Aspirapolvere e partiamo. Sì, molto veloce partiamo. Sei pronto per viaggiare? Sì. Aspetta, è un po'. È più qua? Ok. Partiamo. Nordkap, 129 km. Facciamo gasolio, credo sia uno degli ultimi distributori, comunque è bene farlo perché poi 127 km da qui a Nordkap non c'è più nulla. Una volta alla settimana Dado si fa sempre la crepe, vero? Sì. Ormai è usanza. Sì, ormai è consuetudine. L'avevo promesso io una volta alla settimana. Va bene, è giusto. Va bene, poverino, sì. È un bambino. Uno strappo ogni tanto. Io cerco di fargliela super light. Uno Scottex mi servirebbe. Dove lo prendi uno Scottex, per favore, da lì su. La crepe, questo è! Guarda com'è. È attivo per Cosa le vedo crepe. È io? sotto. Facciamo scaldare la padella. Adesso condiamo tutto con la Nutella, che alla fine è la parte migliore. Ok. Portala. Mamma mia. Mamma dice che è meglio col cucchiaio per spalmarla, anche se tutti nel mondo usano il coltello. Dopo la crepe ancora 3 minuti, 2,4 km e ci parcheggiamo per la notte. Domani Capo Nord. E anche questo viaggio in Norvegia è andato. Poteva andare molto meglio se ci fosse stato bel tempo, se ci avesse assistito un po' di più il tempo con delle belle giornate di sole.
sarebbe stato molto più bello di sicuro, ma qui è così, credo sia così sempre. E le giornate sono spesso piovose, il freddo no, non c'è problema, non fa così freddo, ma ha piovuto sempre e continuerà a piovere sempre, le previsioni mettono sempre pioggia. Avrei potuto filmare e fare tanti più video all'Ellofote, ma appena siamo arrivati ha fatto il primo giorno bello e poi è iniziato a piovere e non ha più smesso. Peccato, a me dispiace. Mi dispiace. Classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it. Questo è il nostro parcheggio per la notte, di fronte a una spiaggia. Sono già triste che devo lasciare la Norvegia. Sono felice perché magari mi godo anch'io un po' di bel tempo, di sole scendendo, e spero che migliorerà. Però sono anche triste perché è davvero un posto straordinario e meraviglioso e quindi questo mi dispiace. Però ogni cosa ha un inizio e una fine, forse è per questo che poi alla fine ci dispiace anche lasciare questa terra e questa vita perché viviamo in un paradiso e alla fine dispiace lasciare tutto. Oggi abbiamo una piattaforma di decollo vera e propria. Una delle ultime dronate della Norvegia, ragazzi, una delle ultime dronate. Tu Dado sei felice o triste di andare via da qui? Considerando il tempo che ha fatto ultimamente, che molto probabilmente continuerà a fare, sono felice.